Capitolo 7. Lettura delle note con tagli addizionali in chiave di Fa, o anche chiamata chiave di basso. Le note sulle righe e le note sugli spazi in questa chiave le abbiamo già visti nei due capitoli precedenti, quindi numero 5 e numero 6, siamo già a posto. Adesso usciamo dai confini del pentagramma, sia verso l'acuto che verso il grave. La progressione è sempre notina dopo notina e di conseguenza io so già dove è posizionata la chiave e che mi dà come punto di riferimento la nota Fa. Sull'ultima riga so già quindi che la nota presente è La. Come faccio a leggere le note andando verso l'acuto? Vado avanti uno alla volta. Sullo spazio superiore avrò il Si, con il primo pezzettino di taglio, cosiddetto taglio addizionale, ho il Do, sopra questo taglio il Re, due tagli, il Mi, eccetera, 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 eccetera. Facciamo la direzione opposta, quindi andiamo verso il grave, scala discendente. Il confine è conosciuto, quindi su quell'ultima riga verso il basso abbiamo il Sol, spazio successivo il Fa, primo taglio Mi, sotto il primo taglio il Re, con due tagli il Do, eccetera, eccetera, eccetera. Abbiamo detto già nel capitolo 3, quando parlavamo dei tagli addizionali in chiave di Sol, che la lettura con i tagli può risultare un pochino più lenta, non siamo proprio immediati a leggere le note con tanti tagli. Vi davo un consiglio nel terzo capitolo, ve lo riconfermo anche qui, esercitatevi il più possibile a dire le note a due. Magari staccatevi dal concetto di in quale chiave sono, qual è il mio punto di riferimento. Fate proprio un esercizio di divertirsi a dire le note a due. Magari iniziando poco poco, con poca difficoltà, partendo magari dalla nota Do, che è un punto di riferimento abbastanza stabile per chiunque di noi, e prendere le prime 4 note, ovviamente saltandone sempre una. Quindi Do, Mi, Sol, Si. Do, Mi, Sol, Si. Si, Sol, Mi, Do. Posso anche fare ovviamente in scala discendente. Parto da Re, Re, Fa, La, Do, La, Fa, Re. Mi, Sol, Si, Re, eccetera, eccetera, eccetera. Magari poi saltellando, mettendoci un po' di brio, mettendo un po' di ritmo per non rendere il tutto noioso. Fa la Do, Mi. Fa la Do, Mi, Sol, Si, Re, Fa. Fa, Re, Si, Sol. La Do, Mi, Sol, Sol, Si, Re, Fa. Volete diventare invece più classici? Fa, La, Do, Mi, Sol, Si, Re, Fa, Sol, Si, Re, Fa, Re, Si, Sol, eccetera. Insomma, cercate di trovare i modi per rendere il più possibile leggero un esercizio che però vi dà una grossa possibilità per leggere e per familiarizzare il più possibile con le note, qualunque sia il punto di riferimento. Poi è ovvio che applicandolo alla chiave il tutto si traduce in una lettura e se poi mi capita una nota con 6 tagli addizionali, non è che mi spavento, so che l'ultima riga del pentagramma è un Sol, Mi, Do, La, Fa, Re, è un Si. Sarò sempre più veloce. Esercitatevi, divertitevi nel limite del possibile, fate un bel lavoro e sarete pronti. Quando vi sentite pronti, fate il test, che trovate immediatamente qua sotto se siete sulla pagina di Musica Diffusa, oppure trovate il link in descrizione per andarci velocemente. Superato quello, fate gli esercizi saranno parecchio ricchi, anche magari di difficoltà. Prepariamoci sempre al peggio per poi poter fare le cose con tranquillità
e infine avrete il dettato a chiusura del capitolo. Raccomando ancora, come ogni volta, leggete con estrema attenzione le indicazioni. Vi danno dei consigli su come affrontare le varie prove nel modo migliore. Buon lavoro!